Questa settimana l'arte del Vangelo racconta la promessa dello Spirito Santo. Cominciamo con l'opera di Johann Michael Rothmeier, denominata appunto Lo Spirito Santo, dell'inizio del XVIII secolo, dipinta sulla cupola della collegiata dell'abbazia benedettina di Melk in Austria. La figura di Rothmeier è particolare, a partire dal fatto che imparò il mestiere dalla madre, pittrice di sculture in legno. Precursore del barocco austriaco, Melk affresca il soffitto e la cupola dell'abbazia di Melk, gigantesco complesso monumentale lungo il Danubio. Fulcro di un importante rinnovamento della vita monastica del Quattrocento, dopo la sua ricostruzione in forme barocche, è stata tra le poche ad essere risparmiata dalle politiche di Giuseppe II e dalle guerre napoleoniche. È citata anche nel romanzo di Umberto Eco, Il nome della rosa. È Azzo di Melk, infatti, che scrive le sue memorie da anziano nella celeberrima biblioteca dell'abbazia che vediamo in questa immagine. Su tutta la scena domina lo Spirito Santo che, come promette Gesù, il Padre manderà nel mio nome. Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. In un tripudio di angeli festanti, la colomba dello Spirito scende sul mondo intero, diffondendo ovunque i suoi raggi. Ad essa convergono tutte le altre scene come sintesi della storia della salvezza. Proprio nell'abbazia di Melk si trovano anche due mappamondi, celeste e terrestre, di Vincenzo Maria Coronelli, realizzati circa attorno al 1690, il frate francescano, geografo e autore di straordinarie rappresentazioni del mondo terrestre e di quello astronomico. La promessa di Gesù, riportata da Giovanni, è infatti il dono dello Spirito per la Pentecoste ormai imminente, un dono destinato a tutte le creature, in ogni parte del mondo e dell'universo, come Coronelli, con perizia ma anche con amore francescano, ha descritto nelle sue carte e nei suoi mappamondi. Di Giovanni Francesco da Rimini vediamo Il Padre dona lo Spirito, opera circa del 1460 e ora al Brooklyn Museum a New York, negli Stati Uniti. Artista tardogotico operante nel XIV secolo, Giovanni Francesco da Rimini rappresenta il Padre nell'atto di inviare lo Spirito, così come promesso da Gesù. Lo sguardo e il gesto delle mani sono rivolti verso il basso, nella logica di un trascendente assoluto che paradossalmente si fa prossimo a ogni essere umano. Lo Spirito scende a portare il dono divino, mentre 4 angeli ai lati, raccolti in preghiera, guardano in varie direzioni. La struttura circolare del dipinto rimanda alla globalità del cosmo e il messaggio è davvero rivolto a ogni creatura. Tutti, infatti,
sono destinatari del dono della pace. E oggi sono più che mai chiare le parole di Gesù. C'è infatti una pace come la dà il mondo, cioè una pace come azzeramento del nemico. Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant. Dove fanno il deserto, lì lo chiamano pace. Già scriveva così Publio Cornelio Tacito nella sua opera agricola. Quella è la pace del mondo, e poi però c'è la pace vera, quella promessa da Gesù, quella che ancora ci manca. Puoi leggere questo brano nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, versetti 23-29.